Ok, ci siamo, pronti ad iniziare. Mi trovo fra... Aiuto, è caduto lo zaino. Mi trovo fra due perturbazioni, quindi questa si può definire la calma prima e dopo la tempesta. Oggi il mare è poco mosso, c'è una sorta di scaduta che poi rialzerà leggermente per fare una nuova grossa perturbazione domani. Quindi o pesco qualcosa oggi o non pesco più. Guardate il mare, vedete, è una situazione che risente della mareggiatona dei giorni precedenti, in quanto anche se c'è poca onda al momento, l'acqua è già molto velata, direi quasi ai limiti del torbo. Però comunque è ancora pescabile, direi. Il vento sta cambiando proprio in questo momento in cui parlo, quindi beh, che dire. Meglio non perdere tempo e iniziare a lanciare. Il piano di oggi è fare uno spinning di ricerca spostandomi su e giù lungo la scogliera, mirando a spigole, saraghi e occhiate. Vediamo come andrà, iniziamo. Roba da matti, ho visto una spigola mentre chiacchieravo, proprio qui sotto. Speriamo non se ne sia andata. Pesce carino sui settetti. No, non ho inseguimenti, ma sono sicuro che sia ancora qui in zona. Oh, botta! È arrivata una bella legnata, non so cosa poteva essere, non ci sono segni, non ci sono morsi, quindi o spigola o occhiata. Però sarei più per pensare alla spigola, visto che l'acqua è abbastanza torba e in genere l'occhiata in queste condizioni non è attivissima, però si sa, i pesci fanno un po' come cavolo gli pare. Questa poteva essere una spigola. Altra botta, no, qua c'è... Allora, probabilmente sono occhiate. Tocca mettere subito il jerk. Voglio montare qualcosa di piccolo perché nel mentre che facevo gli ultimi lanci ho visto diverse saraghi girellare qua sotto, quindi probabilmente potrebbero essere anche loro al posto delle occhiate. Qui devo fare il lancettino tattico tipo trota torrente. Se prendo un pesce così, se piglio un saraco così vale doppio. Niente, non mi hanno voluto dare questa soddisfazione. Maledetti. Oh. Eccolo. Sarago. Non so se mi ha dato o ha semplicemente svirgolato dietro. Oddio, sì. È ancora lì interessato, ma non convintissimo. Visto bene, non era enorme, ma era un bel pesce. Sarei stato contento di prenderlo. Non ci torna più, ha rifiutato 2 volte e gli è bastato. Ultimo lancio in questa correntina qua, molto gagliarda, ma penso che questo pesce ormai me lo sono giocato. Sì, dai, per forza. Niente, continuo la mia ricerca, sconfitto. E qua i pesci c'erano. Eccolo! Olè! Finalmente un saraghino! Che ammetto che la giornata si stava un po' ammosciando, nel senso ero partito vedendo tanti inseguimenti anche di pesci discreti e poi man mano che passava il tempo vedevo solo pesci piccoli che tra l'altro seguivano senza mangiare. Poi finalmente è arrivato lui, un pochino più spavaldo degli altri, che tecnicamente è la prima cattura della giornata. Nulla di cui vantarsi, ma ecco, dicevo, risolleva un pochino il morale. Adesso aspettiamo taglie migliori. Eccoci, belline queste schiumatine, vediamo se rendono però.
Prima scelta il caranchettino, poi ci farà qualche passata a jerk, gomma. In realtà mi adatterò a quello che succede. Eccolo! Accidenti! Sarago, anche bello! Attenzione, sarago sfrizionante! Questo è un bel pesce che rimane in acqua. Eccolo! No, oggi cioè, mangiano malissimo questi pesci. Gli danno delle beccatine mosce e non ci rimangono mai, o se ci rimangono si slamano subito. Ho messo dei pescion. Pesce, attenzione, spigolotta. E queste sono le spigolotte che vedevo inseguire prima, ma forse questa è pure più piccola. Sì, questa è decisamente più piccola di quelle che vedevo. Vieni qua, dai. Mangiato centrale, pensavo fosse un sarago, inizialmente l'avevo scambiato. Salamata. Dai, su, vai a chiamare la sorella. Forse è il caso di insistere un po' col 110, visto che un pesciolino me l'ha dato. Forse è il caso di insistere un po' su qualcosa di più sostanzioso che su roba piccola come crank o mini cerchettini da 7 cm. Dai, dai, no. Ecco, gli incagli tra i ciottoli sono i peggiori in assoluto, perché spesso l'esca è sotto le rocce, quindi non è che puoi fare granché, però è molto vicino, lì dovrei toccare, quindi mi tolgo i waders e vado a fare il recupero. Sì, ho detto mi tolgo i waders, ma intendevo mi tolgo lo zaino. Vediamo se salvo l'artificiale o cado in acqua. Non è molto, non è poi così basso. Ora. Olè, ce l'ho fatta. Via. Super salvataggio, bello questo. Mi è piaciuto. Per il momento questo recupero è stata la parte più soddisfacente della pescata. Speriamo di vedere un bel pesce, dai. Con questo artificiale ovviamente, deve essere valsa la pena. Ah! Altro saragotto forse, Questo ho sentito due belle capocciate, testate decise e poi slamata. Spero ci sia un bel branco in modo che possa avere più occasioni. Pare di no, però niente seconda chance. Anche questo sarago rimane in acqua.
Più continuo a lanciare e più mi rendo conto che là fuori il mare è vivo. Continuo a vedere inseguimenti e sagome di pesci tra le onde, tra cui qualche bella spigola, senza però mai ricevere attacchi decisi sulle mie esche. Sapevo che la situazione poteva essere sbloccata in qualche modo, quindi mi gioco una super mossa. Mi sposto di alcuni chilometri per lanciare da esposizioni della scogliera diverse da quelle trovate fino adesso. Un pensiero nato in pochi secondi che però all'atto pratico si rivela tutt'altro che semplice. Muoversi così tanto su una scogliera richiede tempo, un lungo cammino tra le rocce e fatica tra onde e spruzzi. Fate caso alla posizione del sole nelle immagini che stanno per seguire a testimonianza del tempo impiegato per questo spostamento. Ultimi lanci, Tanto l'andazzo della giornata è abbastanza chiaro. Oh, che svolta, in chiusura! In chiusura, attenzione, spigolotta! Non ci credevo più ormai. Allora, non me la rischio per niente. Appena detto non me la rischio, me la sono rischiata. Le grand finale! In chiusura, incredibile, ormai per me era una giornata finita, giornata persa, giornata di inseguimenti e delusioni. Invece è uscita una spigolotta, dai, non è grandissima, però i suoi sarà una cinquantina di centimetri. Sì, una cinquantina, sì. La classica porzione che dà soddisfazione. Eccola qua. Grande finderino che non ha deluso manco stavolta. E la giornata era particolare, I pesci si può dire, aiuto. I pesci si può dire che dormivano praticamente. Passeggiavano. Eccoci ragazzi, sono proprio contento di questa spigola perché sapete quando uno perde le speranze e non ci crede più? Ecco, quando l'umore è basso, poi arriva una gioia, la soddisfazione è triplicata. Adesso forse anche complice l'avvicinarsi del tramonto, finalmente ho avuto un attacco di un pesce un pochino più sostanzioso. Questo è decisamente un pesce che vale la pena portare a casa. Oh, doppietta, doppietta! Incredibile! Anche bella questa! C'è un branco di spigole! Però devo fare molta attenzione adesso! Andiamo di qua! Andiamo qua che è più basso. Oh no no no, no, brutta brutta. Vai 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 vai. Bene così. Bella questa. Questa è più grossa. Cavolo. Adesso farò il pescatore, la slamo al volo e senza manco farvela vedere, in maniera arrogantissima, rilancerò immediatamente. Ovviamente quando voglio fare veloce i pesci si cuciono con 3 ancorette. Tremende, sembra lo facciano apposta. Mi ha anche spaccato la paletta dell'artificiale mentre si dimenava. Bella spigola, dopo ve la faccio vedere. Alla fine è andata.
A volte veramente la chiave del successo è crederci e martellare. Martellare e crederci fino ad arrivare a situazioni come questa. Amici, direi che questa pescata può finire qua. Ve l'ho detto 200 volte di quanto sono contento di questo gran finale, quindi non lo ripeto più. Però vi ricordo di iscrivervi al canale, non dimenticatevelo che è molto molto importante. Per il resto e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao!